Salve ragazzi e bentornati sul canale. Riprendiamo esattamente da dove abbiamo lasciato l'ultima volta, quando abbiamo montato il motore della nostra Vespina e le ruote, per iniziare un lavoro abbastanza ingrato, il passaggio dei cavi. Iniziamo montando questo gommino che fissa i cavi che escono dal telaio. Per farlo scivolare meglio utilizzeremo del grasso di vasellina. Ecco fatto. Inseriamo il registro della frizione che mancava e lo mandiamo a battuta, così avremo più margine per la regolazione. Per i fili del cambio dovremo segnarne uno con del nastro isolante nero, magari, così da riconoscerlo dall'altro, e fare in modo di riportarlo anche sull'altra parte, in modo che potremo riconoscere qual è la parte che va interna e quella che va esterna. Spostandolo da questa parte lo potrete muovere naturalmente dall'altra. Mettiamo al suo posto i cavi del devioluci e inseriamo la guaina della frizione. Una volta andata in posizione nel suo alloggio, inseriamo il cavo. Adesso mettiamo i morsetti ai cavi del cambio. E della frizione. Blocchiamo nell'apposito morsetto anche il cavo del freno. Adesso possiamo tagliare tutte le parti eccedenti e le attestiamo con dello stagno in modo che non si sfilaccino. Cerchiamo di fermarli nel modo più ordinato possibile e poi grasso a volontà prima di chiudere. Potremo comunque sempre fare registrazioni di fino usando i registri. Colleghiamo adesso i fili provenienti dallo statore con l'impianto elettrico della Vespa, stando ben attenti a non invertire i colori. Chiudiamo la scatolina e buttiamo su i gommini che serviranno a renderla impermeabile ed evitare che lo sporco vada sui cavi. Passiamo adesso il filo del freno anteriore
e lo inseriamo nella guaina che va giù nella forcella. Blocchiamo il cavo, tagliamo l'eccesso e attestiamolo con lo stagno. Test freno anteriore. Superato. Montati i cavi di freni, frizione e cambio, ci rimane da montare il filo del gas. Prima però dovremo modificare il carburatore, o meglio l'apertura dell'aria, con questo quit, in modo da evitare di dover aprire la sella per tirare sull'aria e azionarla con questo cavetto tramite la levettina della Vespa. Questo è il kit necessario, vi metto il link in descrizione. Usiamo sempre del grasso di vasellina per inserire l'o-ring e tenerla morbida nel tempo. Ecco, quando tireremo la levetta, il filo chiuderà l'aria. Montiamo l'attacco per poter installare il filtro. E naturalmente buttiamo su il filtro. Tubo miscela e relativa fascetta di sicurezza, dopodiché lo andiamo a installare sulla Vespa. Infiliamolo correttamente nel collettore e serriamo la ghiera di fissaggio. Passiamo quindi il cavo del gas nella guaina. Attacchiamo anche il cavetto dell'aria e terminiamo fermando con un morsetto il filo del gas in posizione. Bene ragazzi, e con l'acceleratore abbiamo finito finalmente di montare i cavi della Vespa. Io spero che il video vi sia piaciuto, anche se questo effettivamente dei cavi è un po' noioso. Ad ogni modo vi invito a mettere un like e ad iscrivervi al canale cliccando il logo in basso a destra. Alla prossima!